Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi faremo insieme il tutorial di questo braccialetto all'uncinetto, comodo, analergico e brillante, che ho chiamato Shiny. Ringrazio tutti voi e invito chi non è iscritto ad iscriversi e attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial. È un braccialetto con la tecnica crochet che si fa velocemente in 2 passi. Vi presento la lista dei materiali. Cerco di andare un po' veloce per accorciare il video. Quindi si parte, la parte centrale si fa con il cordino cerato o un altro tipo di cordino. Questo in questo caso che uso io ha uno spessore di 1 millimetro. Vi metto il bigliettino, quindi può essere cerato oppure semplice, qualsiasi tipo di cordino, che andremo a lavorare con uncinetto numero 2. Quindi per il cordino ci serve l'uncinetto numero 2, se si vede. Poi servirà, quindi dicevo che il cordino potete usarlo anche di altre dimensioni. Useremo un filo in poliestere di un colore simile. In questo caso non ce l'avevo proprio uguale, ma abbastanza simile o vicino a quello del cordino. Questo che uso io ha uno spessore di 0,40, si chiama Lumina 6, però potete usare anche un altro tipo di filo in poliestere spessore 0,60. Questo filo lo lavoreremo con uncinetto 1,50. Su questo filo ho inserito in precedenza dei cristallini, quindi vi dicevo il filo può essere da 0,40 o da 0,60 mm. In precedenza ho inserito dei cristallini, ce ne vogliono di più, qua ho messo pochi, da 4 mm che andranno al laterale. Poi i cristallini li ho inseriti con un ago con la cruna fine che li faccia passare sul filo. Ho usato poi, ci serviranno quindi le forbici, poi ci servirà per la chiusura o un bottone, una perla, qualsiasi cosa che volete chiudere, oppure in questo caso il moschettone. Anche di questo tutorial avete, di questo braccialetto avete il tutorial sul canale, che se osservate bene si somigliano molto per la parte centrale, è diversa la lavorazione laterale dei bordi. Quindi qualcosa per chiudere vi servirà, 1 metro per misurare la lunghezza. Abbiamo finito con i materiali. Adesso partiamo direttamente a fare la lavorazione centrale, questa della spighetta rumena, che è la prima parte che si va a lavorare. Prendo il cordino cerato, quindi questo è il primo step. Vi dicevo che è una lavorazione che si fa in 2 passi. Allora, il primo passo è questo della spighetta. Lasciamo un piccolo capo di filo, qualche centimetro, non di più, perché questo andrà dentro il lavoro e poi andremo a tagliarlo. Faccio 2 catenelle, 1 e 2. Cerco di parlare poco e spiegare di più. Voi guardate le mie mani. Ritorno nella prima, questa del nodino, e faccio una maglia bassa, quindi chiudo. Adesso giro e vado a prendere
questa vedete qua di lato si è formata una maglia X, ecco, vedete, questa così. Però se prendete anche solo un laterale, solo una solina, va bene uguale, perché la partenza può essere irregolare, tanto dopo quando andiamo ad aggiungere i cristallini, vedete, non importa come siamo partiti. Quindi ho preso questo laterale, prendo il filo, lo trascino dentro e faccio una maglia bassa, quindi prendo il filo e chiudo. Dovete osservare che ogni volta da adesso in poi prenderemo 2 asole laterali, quindi una e due, si formano le 2 asoline e lavoreremo in questo modo. Con la destra lavoro con l'uncinetto, con la sinistra giro il lavoro per facilitarmi la presa delle asoline che vanno a posizionarsi sopra. Quindi le vado a prendere entrambe, una e due, vedete, si mettono parallele. Trascino il filo dentro e poi chiudo. Giro di nuovo con la sinistra, prendo le due, quindi giro, prendo le due laterali, tiro il filo e chiudo. Cerco di farlo più leggero per farvi vedere bene. Due, ogni volta due. E vado avanti così per la lunghezza desiderata. Misuriamo e teniamo sempre conto dello spazio che andrà ad occupare la chiusura, quindi dobbiamo tenere conto dello spazio della chiusura. Anche in questo caso ne occupa 1 centimetro, quindi vado a misurare solo la lavorazione e da 16 in questo caso più questa chiusura 1 centimetro, più o meno 1,5, e andiamo avanti. Ci vediamo dopo. Arrivati alla lunghezza desiderata, vedete, adesso vado a chiudere il lavoro, quindi da qua prendo queste due come se continuassi a lavorare e trascino tutto in un'unica tirata con una maglia bassissima. Taglio il filo solo un pezzettino, qualche centimetro, sfilo e giro. Con l'uncinetto vado a trascinare il filo dentro la lavorazione per bloccarlo. Qua è un po' impegnativo. Vado bene giù.
ritorno un po'. E a questo punto che ho fatto, l'ho bloccato bene, sono andata un po' in giù e sono tornata. A questo punto vado a tagliare molto vicino alla lavorazione. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte, sempre infilo uncinetto e lo vado a trascinare, a bloccare dentro la lavorazione. Allora, dopo aver nascosto i capi di filo di cordino dentro la lavorazione, inizio il secondo passo, il secondo step, cioè l'inserimento dei cristallini con il filo in poliestere, con questo filo, e andremo a lavorare con un uncinetto, come vi dicevo, 1,50. Prendo uno dei laterali, quindi non importa se sopra o sotto, cioè non importa se andiamo da una parte o dall'altra, perché c'ha la stessa lo stesso modello, diciamo. Prendo il filo, vedete mi è rimasto ancora l'inserito l'ago e lo lascio così perché mi serve per bloccare dopo, ma se volete potete anche toglierlo. Inizio l'inserimento dei cristalli. Per ogni gancio laterale andrò a fare 3 maglie basse, tra quali una libera, una col cristallo e un'altra libera, quindi in ogni gancetto andremo a fare 3 maglie basse e parto con questo primo. Prima attacco il filo e questa non la conto perché è proprio la prima. Poi faccio una maglia bassa semplice, poi vado qua sotto, quando ho 2 su uncinetto, 2 asoline, avvicino il cristallo, lo appoggio qua vicino e chiudo con una maglia bassa. E adesso faccio la terza, come vi dicevo ne faremo 3 maglia bassa, libera stavolta, senza cristallo, solo quella in mezzo c'ha il cristallo. Adesso salto direttamente a questo, al prossimo gancetto. Vedete si sono formati questi gancetti, noi lavoreremo saltando da uno all'altro, quindi maglia bassa semplice, maglia bassa con inserimento del cristallino, quando abbiamo 2 asoline sull'uncinetto vado a prendere il cristallo, lo appoggio così col dito, lo blocco e lo chiudo e poi faccio un'altra maglia bassa vicino a lui dello stesso spazietto, questa semplice senza cristallino. Vado nel prossimo direttamente, maglia bassa semplice, maglia bassa col cristallino e un'altra maglia bassa semplice. Iniziano a posizionarsi così, quindi noi lavoriamo da rovescio e i cristallini si metteranno da quest'altra parte. Vedete qua ho lavorato da questa parte e i cristallini si vanno a vedere da questa. Continuate così per tutta la lunghezza. Quando arrivo qua, quando arriverò qua vi farò vedere come attraversiamo e andiamo a fare l'altra parte. A dopo. Allora sono arrivata alla fine del primo laterale, adesso attraverso questo pezzettino con maglie basse o bassissime come volete, quindi infilo un po' a caso, aspettate che vi ingrandisco, infilo a caso
prendo il filo e faccio maglie basse, quindi le faccio anche più spesse, vedete voi. In questo modo si blocca anche il cordino sottostante. Quindi siamo arrivati qua con maglie basse e adesso devo iniziare ad inserire i cristallini da quest'altra parte. Quindi vado nel primo gancetto, faccio una maglia bassa, faccio un'altra maglia bassa col cristallino e un'altra vicino. Controllo se quando viene girato il lavoro se i due primi cristallini sono in corrispondenza, cioè per non essere sfasati, non uno più su e uno più giù. Quindi basta che stanno allo stesso livello. Se vi sembra che stanno uno più su, fate più maglie semplici e mettete il cristallino un po' più in basso anche alla terza maglia. Vado avanti anche per questo laterale sempre con 3 maglie basse, tra le quali quella centrale avrà il cristallino. E vado avanti così. Ci vediamo quando arriviamo qua. Vi faccio vedere come chiudiamo, poi manca poco alla fine. Sta venendo molto bello. Purtroppo la luce non è giusta per far vedere la sua brillantezza. E adesso ho finito anche quest'altro laterale, eccoci qua. Attraversiamo come dall'altra parte, come abbiamo fatto di là, andiamo ad attraversare questa estremità con maglie basse. Se qua abbiamo fatto con maglie basse, anche qua uguale, se no con bassissime. Infiliamo bene e facciamo un po' di maglie così a caso per bloccare anche il cordino. Quindi ricordate, facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte che abbiamo fatto dall'altra parte. È un po' impegnativo qua perché il cordino è un po' rigido, ma infiliamo bene verso, non prendete proprio sopra qua la maglia, ma cercate di infilare più dentro la spighetta, così rimane più fissato. Ecco, vi dicevo, si fa con attenzione questa parte qua. E quando andate a chiudere il cordino, tirate bene questo filo, così rimane proprio schiacciato. Comunque si aggiusta anche con la lavorazione col filato in poliestere. Arrivati qua, ci siamo incontrati con l'altra parte, con questo laterale. Tagliamo un pezzo di filo, tagliamo circa 20 centimetri, vedete voi se bisogna mettere asolina o bottone. Io direi in base anche alla forma che prende,
andiamo a guardare, quindi tagliamo, sfiliamo il filo e faccio una prova. Se vedete, si allunga, sembra piccolo ma si allunga un pochino. Se qua è più regolare, vedete, qua lascerò lo spazio per mettere l'asolina, perché mi sembra un po' più regolare, mentre da questa parte bisognava tirare un po' meglio, ma tanto si può aggiustare anche adesso con ago e filo. E qua andrò a mettere il bottone, che ho trovato questo, vediamo dove sta meglio, forse qua, sta meglio qua il bottone. Allora da questa parte vado a mettere, a fare l'asolina. Sì, perché qua è uscita, poi la aggiusto cucendo un po' meglio. Quindi andiamo a fare l'asolina e a questo punto inserisco un ago, posso mettere anche uno più grosso. Vado qua in mezzo e per non perdere tempo faccio così e qua inizio a fare, scusate, inizio a fare delle catenelle che poi posso anche ripassare. Poi le vado a cucire, prima misuro se ci va giusto, sfilo il filo, vado a cucire qua, quindi rientro con l'ago, rientro qua e faccio un po' di punti avanti e indietro dopo che ho misurato bene che sia giusto per il mio bottone, che l'asolina sia giusta per il mio bottone. Ecco, a questo punto vado dall'altro lato e vado a cucire questo bottoncino, lo appoggio così dove finisce il lavoro. Se invece è uno che si appoggia qua sopra, come in questo caso, vedete, è più comodo questo da cucire. E lo vado a cucire aggiungendo un altro filo. Vedete, qua non c'ho filo, quindi mi prendo un altro filo, infilo l'ago e vado a cucire il bottone, come qua. Quindi questo è tutto. Vi ringrazio. Oppure vi dicevo, scusate, prima di chiudere con le chiusure, vi ricordo che potete fare una chiusura anche diversa al posto del bottone, cioè potete mettere una perla o una pietra oppure, come in questo caso, il moschettone con l'anellino. Quindi io ho finito il braccialetto, grazie a tutti e vi aspetto con i prossimi progetti. Ricordate, chi non si è iscritto ancora, che per non perdere i prossimi tutorial lo aspetto ad iscriversi sul mio canale. Arrivederci.